Arrivati a questa quinta lezione, il gioco si fa interessante. Infatti, parlando di strategie comportamentali, capiremo, approfondendo un pochettino di più ancora la motivazione, quanto essa è complessa ed è importante per sostenere il nostro comportamento, il nostro sforzo che ogni giorno compiamo per raggiungere appunto gli obiettivi e i risultati che ci siamo prefissi. Inizierei facendo una velocissima riesamina delle principali teorie motivazionali che dagli anni 40 a oggi l'essere umano ha studiato, questo proprio per capire non solo quanto è complessa la motivazione, ma anche per capire quali sono i tanti aspetti su cui possiamo lavorare, no? E quelli in particolare nel tuo caso che possono essere utili e fanno appunto al caso tuo. Bene, parlando di teorie motivazionali, possiamo innanzitutto dire che esistono due grandi sfere. La sfera quella del contesto e la sfera personale. Nella sfera del contesto, tanti sono gli studiosi che hanno contribuito, iniziando da Herzberg con fattori igienici e motivanti. I fattori igienici sono quelli che se mancano è impossibile che l'essere umano sia motivato in quel dato contesto che si sta analizzando. I fattori motivanti sono quelli che se ci sono contribuiscono ulteriormente a una crescita di motivazione. A tutta questa teoria si aggiunge poi la teoria di Batson, di Ilse, e cioè che l'essere umano e le proprie sfere di valori, no, sono importanti e un allineamento dei propri valori con quelli con cui opera l'azienda, cioè dove vuole essere l'azienda, dove vuole andare, cosa fa per andarci, no? Segue determinati valori e l'allineamento tra i valori nostri e quelli dell'azienda, no, è sicuramente importante per sentirci motivati, no, nel fare quello che ogni giorno dobbiamo fare per contribuire alla causa aziendale. Un'altra teoria degli obiettivi, la teoria di Vroom, ha definito insomma due concetti che oggi sono abbastanza scontati, ma grazie a lui, e cioè che l'obiettivo deve essere primo percepito come raggiungibile e secondo il raggiungimento di quell'obiettivo deve portare a un premio, no? Deve avere una valenza per chi si sforza di agire per raggiungere quell'obiettivo. Passando invece alla sfera del personale, no? Non si può non citare e partire dalla teoria di Maslow, della piramide dei bisogni di Maslow, secondo cui appunto la motivazione nell'essere umano è messa in moto dal soddisfacimento di bisogni progressivi. No? Si parte alla base della piramide con i bisogni banalmente fisiologici, mangiare e bere, no? Soddisfatti quelli, l'essere umano ha bisogno di sentirsi al sicuro, sentitosi al sicuro ha bisogno di essere amato, di sentirsi appartenere a un gruppo, no? Soddisfatto quello, la motivazione continua a essere sostenuta quando alla fine l'essere umano, no, può raggiungere un'autostima e l'autorealizzazione, no? Questa teoria importantissima è stata poi rivista da McClelland per applicarla un pochettino in ambito aziendale diciamo McClelland ha riassunto e rivisto un pochettino il concetto di motivazione all'interno del mondo aziendale come un qualche cosa che è legato un pochettino a tre domini, il senso di appartenenza, di sentirsi parte del gruppo, no? Il raggiungimento dei propri obiettivi personali, quindi il successo, e quindi la motivazione è anche frutto di quanto percepiamo che il nostro comportamento ci consente di raggiungere il successo personale all'interno dell'organizzazione in cui operiamo, e infine il bene amato potere, che da che mondo è mondo il potere muove tanto, no? E quindi McClelland attribuisce anche a questo fattore la sua buona importanza. A tutto questo aggiungerei personalmente una riflessione che fa parte diciamo della sfera cognitivista, cosciente e non cosciente. Queste due rami, no? Metterei due etichette molto semplici, no? La sfera dei desideri, no? Quello che sappiamo di volere, che ogni giorno ci sforziamo di raggiungere, e che fa parte della parte conscia evidentemente, e
I bisogni invece un pochettino più interiori, personali, che non sempre non è detto che li conosciamo tutti fino in fondo, no? E quindi sono, diciamo, quello di cui abbiamo bisogno a livello un pochettino più interiore, se vuoi, a livello un po' più inconscio. Ora succede che delle volte appunto quello che desideriamo non è perfettamente allineato a quello di cui abbiamo bisogno e capisci che quando esiste un disallineamento tra quello che ogni giorno desideriamo e ci sforziamo di raggiungere e quello che in fondo abbiamo veramente bisogno, se manca allineamento su queste due cose sarà difficile che il nostro agire quotidiano sia ispirato da quella forza, energia, motivazione, impegno e quant'altro. Bene, passerei alle slide per analizzare qualche altro spunto e capire soprattutto quali sono le strategie che possiamo mettere in atto per gestire al meglio il nostro comportamento in modo che la motivazione sia al massimo e le probabilità di raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati appunto anche massime. Ricordando la santa equazione, il risultato uguale a competenze per motivazione, se uno dei due termini è a zero, anche i risultati saranno a zero. Riutilizziamo le nostre bravi matrici in cui andiamo a sostituire la motivazione al fatturato, ti ricordi che qui c'era il fatturato, e le competenze al potenziale. No? Abbiamo riciclato la nostra brava matrice, fatturato potenziale, mettendo in relazione le motivazioni e le nostre competenze. Nei quattro quadranti di conseguenza possiamo avere una persona con alte competenze e bassa motivazione, quindi vuol dire che c'è probabilmente un problema, bisogna sulla base di quello che abbiamo detto poc'anzi capire quale può essere questo problema e cercare di capire come lavorarci. Nel quadrante in alto a destra è come sempre il quadrante fortunato e quindi i best performer sono tendenzialmente persone che hanno altissime competenze e altissima motivazione e questo li aiuta nel proseguire quotidiano. In basso a destra abbiamo le persone con più alta possibilità di crescita, e cioè persone che hanno grandissima motivazione ma basse competenze. La cosa interessante delle competenze, come stiamo vedendo in questo percorso performance empowerment, è che le competenze sono quanto di più facile da allenare e di conseguenza crescere sarà abbastanza semplice. In basso a sinistra sai già che c'è il quadrante sfortunato, ma la cosa più interessante, no, se ci rifletti di questa semplice matrice, è che sia le competenze sia la motivazione in fondo dipendono da noi e tutto sta a capire che cosa possiamo fare per portare al massimo le une e le altre. Le competenze le alleniamo a seconda di qual è il nostro compito. Per quanto riguarda invece la motivazione, cerco di darti tre dritte che possono esserti utili a capire come riuscire a migliorare ulteriormente la tua motivazione, il tuo impegno quotidiano. Partendo appunto dall'impegno di cui abbiamo già parlato nell'ultima sessione, ti ricordo quello che abbiamo detto veramente poco fa, e cioè quanto è importante ricordarti sempre di capire, di analizzare un pochettino te stesso a fondo per capire quanto i desideri e i tuoi bisogni più profondi sono allineati. Fatto questo, riuscire a capire quali sono le tue priorità, no? E fare un piano per riuscire a lavorare, no? Seguendo le priorità che probabilmente saranno agganciate a quelli che sono i tuoi valori e quello che ritieni importante. Un altro aspetto molto molto importante è quello che viene definito l'approccio al successo ed insuccesso, che punta l'attenzione a chi viene attribuita la responsabilità, a noi stessi o agli altri o al contesto in cui operiamo, sia dei successi e sia degli insuccessi. Questo aspetto è particolarmente interessante perché riuscire a capire bene quali sono le nostre responsabilità non solo ci aiuta a migliorare nel futuro, perché se abbiamo capito uno sbaglio che abbiamo fatto, probabilmente nel futuro non faremo lo stesso sbaglio, ne faremo un altro, ma quella cosa l'abbiamo imparata e più ci ha fatto soffrire e probabilmente più l'abbiamo imparata per sempre. Ma
L'aspetto ulteriormente interessantissimo di questa cosa è che se inizi ad osservare gli insuccessi in questa maniera, ti rendi conto come l'affrontare una sfida particolarmente impegnativa diventi molto meno spaventoso. Perché se l'insuccesso di quella sfida, quando noi ce l'abbiamo messa tutta, comunque ci condurrà a imparare qualche cosa di nuovo e a non sbagliare più in futuro quella particolare cosa, capisci che riesci a lavorare sulla tua sfera emotiva mettendoti in condizioni di affrontare quella sfida particolarmente impegnativa col massimo delle tue capacità, col massimo delle tue competenze, mettendo a massimo frutto tutto quello che sai, no? E sai fare, perché la sfera emotiva è tenuta a bada dalla consapevolezza che mal che vada imparare qualcosa. Un ultimo aspetto secondo me interessante anche per le teorie e il contributo delle teorie motivazionali che abbiamo visto prima è fare un check anche con l'ambiente esterno per capire quanto appunto come dicevamo i nostri valori sono allineati a quelli con cui opera l'azienda, le policy dell'azienda stessa no, sono conformi a quello che noi riteniamo importante, adeguato, corretto e quant'altro. Il peso che viene dato e ci viene riconosciuto a quello che otteniamo ogni giorno grazie ai nostri sforzi e poi via via, insomma, ovviamente come sai il rapporto col capo, con i colleghi, con l'ufficio e quant'altro. Tutto questo per dirti che il comportamento che teniamo ogni giorno di fronte a una sfida, un cliente, il capo, l'azienda, un competitor, quello che vuoi, può essere veramente da te studiato e sulla base anche, spero, di quello che abbiamo detto oggi, puoi trovare dove sta l'attrito, il non scorrimento su cui puoi lavorare e riuscire a portare la tua motivazione, quindi il tuo impegno, no, a livello necessario per raggiungere i tuoi obiettivi. Questo è quanto per la quinta lezione, spero che ti sia piaciuto quello che abbiamo detto. Con la sesta della prossima iniziamo a lavorare pienamente sulle competenze tipiche della vendita. Buon lavoro!